Cosa facciamo oggi? Oggi festeggiamo un grande traguardo, almeno per me lo è, 1 anno di video su YouTube. L'anno scorso, il 6 di aprile, pubblicavo il primo video fatto in casa, un po' amatoriale, con microfoni non corretti, con inquadrature non ottimali. Ho imparato tantissimo, pensavo veramente di non farcela. E una cosa che ho anche imparato a fare, ed è stata la prima ricetta che ho fatto veramente seriamente, è stata quella del pane. Questo è l'attrezzo che ho usato, o meglio il coperchio della pentola in ghisa, ma si può usare anche qualsiasi altra pentola senza manici in plastica, e ho messo le mani in pasta provando a fare una cosa che pensavo impossibile, il pane. E invece mi riesce abbastanza bene, a detta di molti, anche del mio cameraman. E festeggiamo così questo anno, questo primo anno di video qui su questo canale. Grazie a tutti voi per esserci sempre e seguitemi. Per la nostra pagnotta utilizzeremo 400 g di farina zero o mista, nel mio caso ho aggiunto un po' di farina integrale, del sale, un cucchiaino, una fettina sottile di lievito fresco che corrispondono a 3-4 grammi e 300 ml di acqua. Come attrezzo iniziale utilizzeremo una forchetta. Nell'ordine iniziamo con il lievito, a cui aggiungiamo l'acqua tiepida, quindi 300 ml di acqua tiepida, così si scioglie un po' meglio. E aggiungerò anche mezzo cucchiaino di zucchero che darà un po' di forza al nostro lievito, ma anche questo è facoltativo. E pian piano tutta la nostra farina. Utilizzeremo appunto la forchetta per mescolare. In questa fase non deve essere un impasto ben mescolato, diciamo. Lo faccio molto easy, impasto molto grezzo. A questo punto copriamo. Io ho questa ciotola con coperchio e lasciamo riposare per mezz'oretta circa. Con l'aiuto di una spatola muoviamo un po' l'impasto. Lo muoviamo un po', vediamo già che il glutine sta facendo il suo lavoro. Ripeto, senza nessuna perfezione. E facciamo questo procedimento 2-3 volte, sempre a temperatura ambiente, quindi chiudiamo, lasciamo riposare, poi andiamo di nuovo a toccarlo. Dopo il terzo giro prepariamo l'impasto per la notte, come dico io, quindi a riposo al fresco o in frigo o fuori. Dopo una notte intera vediamo il nostro impasto che è una meraviglia, ci sono già le bolle, quindi vuol dire che ha lavorato bene. Adesso andiamo a spostare l'impasto su una spianatoia e lo lavoriamo leggermente. Iniziamo a lavorare leggermente l'impasto con le dita, lo allarghiamo un pochino,
così pian piano prenderà anche di nuovo la temperatura ambiente. Insomma, è stato al fresco tutta la notte. A questo punto iniziamo a piegare l'impasto, quindi prendiamo un lato, lo pieghiamo, secondo lato chiudiamo bene l'estremità e poi chiudiamo un po' stile pacchetto. Ecco, così. Adesso lo copriamo e lo lasciamo riposare ancora un po'. Trovate come sempre il procedimento esatto nella descrizione del video, cliccando sul titolo. Dopo 2 ore circa di lievitazione a temperatura ambiente, guardate, è una nuvola. Ci aiutiamo con un po' di farina e lo lavoriamo dolcemente. C'è una bolla gigante. Io li chiamo baci del pane. Benissimo. E riformiamo la nostra pagnotta facendo le pieghe. Questo procedimento in realtà si può fare diverse volte durante la giornata se siete a casa e avete tempo. Io l'ho fatto 2 volte e adesso farò lievitare ancora un pochino sulla carta da forno. Vi presento l'attrezzo di cottura, che è questa pentola in ghisa che uso anche per altre cose, ma se non ce l'avete potete usare la pentola normale che non abbia chiaramente manici in plastica. Così la scalderemo in forno per circa 20 minuti. Riprendiamo il nostro impasto e iniziamo a dare largo alla nostra fantasia. Si può usare un coltello normale. Io ho questo attrezzo che userò per fare dei tagli. Il taglio deve essere deciso, anche profondo, ma potete anche farne solo uno laterale, va bene lo stesso. Spolverizziamo con un po' di farina. Andiamo a prendere la nostra pentola, occhio perché è bollente, e inseriremo la nostra pagnotta all'interno. Pagnotta pronta per la cottura. Saranno i primi 30 minuti con coperchio e successivi 20 minuti senza. La nostra creatura pagnotta è nata e adesso bisogna avere pazienza perché è calda e dobbiamo aspettare per il taglio. Avete visto che bello? E non c'è neanche tanto lavoro, è veramente il pane comodo, ovvero il vero brot, perché così l'abbiamo chiamato. E che dire, la cucina è lavoro, è passione, ma anche molto divertimento. E direi che noi continuiamo a pedalare anche in cucina. Grazie alla MT Bike e ai nostri amici che salutiamo, ciao! Adesso ci rimettiamo in sella perché ci sta anche lo stare in forma dopo aver mangiato molto bene. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao!